Benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda parte del video focus sui corpi farfallati. Nel video precedente abbiamo smontato i corpi farfallati e li abbiamo revisionati aggiungendo dei cuscinetti per rimuovere il giogo sugli alberini. In descrizione è presente il link a questo video e in questa seconda parte mostrerò il rimontaggio con la regolazione del TPS partendo da zero. Per tutti i curiosi, TPS sta per Throttle Position Sensor. È a tutti gli effetti un sensore che si trova solamente sul corpo farfallato di sinistra e rileva la posizione effettiva della farfalla. Per prima cosa sarà necessario regolare la posizione di 0 del TPS. Per fare ciò è necessario prendere il segnale dal primo connettore a destra guardando il TPS stesso. Questo è possibile farlo in due modi, o come avete appena visto nel video, quindi inserendo un cavo spellato nel connettore e poi attaccandolo al sensore stesso, altrimenti è possibile con un piccolo ago attaccato al filo bucare la guaina e toccare il primo connettore. Io ho preferito evitare di bucare la guaina e optare per la prima opzione. Come potete vedere adesso, ruotando il TPS è possibile leggere una variazione in volte sul multimetro. Sarà quindi necessario portare questo valore quanto più vicino allo zero. È molto importante ovviamente avere la farfalla nella posizione minima, ovvero nella posizione più chiusa possibile. Per fare ciò sarà necessario svitare completamente la vite di regolazione dell'apertura della farfalla. A questo punto sarà possibile avvitare la vite di regolazione della farfalla fino a portare il valore del multimetro a 350 mV. Una volta inserito il cavo e una volta avvitata completamente la vite, sarà possibile svitarla quel tanto che serve per tendere il filo, ma non per spostare la farfalla dalla sua posizione di zero. Un metodo semplice è il seguente: dare dei piccoli colpi di acceleratore fin tanto che si sente sbattere la farfalla sulla vite di fine corsa. Continuare quindi ad avvitare gradualmente la vite fin tanto che questo rumore è udibile. Ci si fermerà solamente quando il suono diventerà sempre più lieve fino quasi a scomparire. Per il corpo farfallato di destra invece la procedura di rimontaggio è molto più semplice. Sarà necessario portare la vite di fine corsa a toccare e sfiorare la farfalla, rimontare il cavo e tirare lo stesso con la stessa procedura fatta in precedenza. Una volta montato il tutto potremmo quindi montare il nostro strumento per verificare la pressione. Si possono utilizzare a questo punto due vacuometri o un sistema di pressione differenziale come quello che vedete qui. Questo in realtà non è nient'altro che un lungo tubo con questa piega ad U con dell'olio all'interno. Le due estremità del tubo verranno quindi collegate ai due corpi farfallati. Per procedere quindi al bilanciamento dei due corpi farfallati dovremmo stringere le due viti dell'aria, mi raccomando di farlo delicatamente. A questo punto possiamo inserire due spessori, come vedete, spessori chiaramente uguali, tra la vite di fine corsa e la battuta della farfalla. Come potete vedere, una volta accesa la moto avremo la differenza di pressione tra i due corpi farfallati. Andremo quindi, ovviamente senza accelerare altrimenti perderemo i due spessori, andremo ad agire sulla vite di fine corsa della farfalla.
Il mio consiglio è quello di fare piccoli aggiustamenti, magari anche solo di un quarto di giro, e aspettare che l'olio ritorni a livello. Ovviamente un buon risultato sarà ottenuto quando i due livelli saranno più o meno gli stessi. In questo caso potete vedere anche il tempo che ci mette l'olio a ripareggiarsi. Io qui sto agendo appunto sulla vite di regolazione solo del corpo farfallato di destra, ovviamente, di un quarto di giro o poco meno alla volta. Mi raccomando anche di far scaldare abbastanza la moto, raffreddando sempre i cilindri e il radiatore per evitare surriscaldamenti. Ora che abbiamo sincronizzato la posizione della farfalla destra con quella di sinistra, dovremo regolare il minimo e questo lo faremo andando ad agire sulle viti dell'aria. Per cominciare, quindi, le sviteremo di 2 giri e mezzo l'una. Come avete potuto sentire e vedere, se accelero i due corpi farfallati non sono pari. Questo però sarà un problema e una regolazione che affronteremo dopo. Adesso stiamo regolando il minimo, agendo sulle viti dell'aria. Partiamo quindi dalla vite di destra, regoliamo i giri motore e poi pareggiamo i due corpi farfallati con la vite di sinistra fino ad eguagliare i due livelli dell'olio. Questo ci permetterà appunto di portare i giri del motore esattamente a 1150 giri minuto, proprio uguale alla cilindrata del nostro motore. Siamo quindi giunti all'ultimo step della regolazione dei corpi farfallati, ovvero il tensionamento del cavo della farfalla di destra. Per fare questo allentiamo quindi il controdado con una chiave da 10. Per regolarlo correttamente andremo quindi ad accelerare gradualmente fino a 3000 giri. Due corpi perfettamente bilanciati dovrebbero quindi avere lo stesso livello dell'olio da entrambe le parti sia al minimo che a 3000 giri. Qualora non fosse così, e purtroppo non è mai così al primo tentativo, sarà necessario agire sulla vite di regolazione del tensionamento del cavo di destra. Andremo quindi a svitare o ad avvitare leggermente in funzione della lettura del nostro strumento. Qualora il livello del corpo farfallato di destra fosse più basso del sinistro, andremo a svitare leggermente la vite di regolazione. Tenete presente che questo strumento di regolazione è molto sensibile, per cui quando ci troveremo nell'intorno di più o meno 1-2 cm potremo già iniziare a accontentarci del risultato.